Ciao, eccoci qua di nuovo a Bookgate Magic. Siamo qui per la seconda puntata di Odra, l'ora fareale. Grazie per essere qui, penso che tu sia curioso di sapere cosa succederà e io non vedo l'ora di raccontarvelo. E come al solito, per sostenere il canale, in questa magnifica giornata di sole, vi chiedo di mettere un like se siete contenti di quello che sentite e condividere i miei racconti e iscrivetevi al canale. E adesso cominciamo con l'agguato. Il vento era ancora sostenuto in quelle ultime propaggini di deserto che si insinuavano nella foresta. Anteus era sulle tracce di Odra, l'ora fareale. La ragazza era partita il mattino presto, diretta al mercato delle pietre di Samnar. Era alla ricerca delle gemme per il diadema della principessa e per raggiungere Samnar occorrevano 3 giorni di cavallo. Anteus non sapeva perché aveva sentito il bisogno di seguirla. Sarebbe bastato mandare 2 dei suoi soldati migliori per tenerla d'occhio. Eppure era certo che si sarebbero fatti scoprire. Odra era molto più di ciò che dichiarava. L'aveva sorpresa più volte in quella stessa zona della foresta ad allenarsi al combattimento contro tronchi e impalcature costruite da lei stessa. Il suo addestramento militare l'aveva sorpreso ed aveva aggiunto un ulteriore tassello al mistero che aleggiava intorno a quella ragazza. Per il momento il primo generale Anteus era l'unico a percepire quell'aura di segretezza sull'identità di Odra. Per tutti gli altri era solo un abile orafa di una razza quasi sconosciuta. Anteus doveva ancora decidere se lei potesse essere considerata una minaccia per il regno e per appurarlo si era messo sulle sue tracce. D'altronde s'era davvero diretta al mercato di Samnar. Per quale motivo aveva deviato fino a lì? Certo, non per una sessione di addestramento fuori programma. Finalmente la vegetazione gli fornì il riparo che mancava nelle pianure desertiche che avevano attraversato. Aveva dovuto ricorrere a tutte le sue astuzie di guerriero e cacciatore per non farsi sorprendere dall'istinto sviluppato di Odra e della sua cavalcatura. Nella piacevole frescura della foresta cominciò a udire i suoni delle armi che cozzavano. In fin dei conti, quella strana ragazza aveva davvero deciso di allungare il suo cammino fin lì solo per ripassare qualche attacco con i suoi manichini di legno e metallo. Doveva essere inferocita per distribuire sferzate così ravvicinate come suggeriva il clangore che gli arrivava dalla boscaglia. Per non farsi sorprendere, Anteus legò il cavallo al riparo di un masso e proseguì a piedi. Sguainò la spada più per abitudine che per necessità. Quando però raggiunse la piccola radura, si rese conto che il suo istinto non l'aveva tradito neppure quella volta. 5 uomini con la pelle scura, come quella di Odra, la stavano affrontando senza alcun freno. Lanciavano affondi con ferocia e premeditazione e lei, attaccata da più parti, poteva solo parare e schivare. Ovviamente avrebbe finito col soccombere per la stanchezza, ma per ora lottava in maniera magistrale. Anteus non sapeva se quella fosse un'usanza del loro popolo e certamente non aveva intenzione di causare un incidente diplomatico intervenendo in un probabile rituale tradizionale. Uno degli aggressori riuscì ad andare a segno e ferì la ragazza al fianco. Lei sgranò gli occhi, tuttavia continuò a combattere premendo la mano sinistra sulla ferita. In quel modo esponeva tutto quel lato agli attacchi, ma non aveva altra scelta. Anteus si avvicinò di più alla scena, cominciando a temere per l'esito dello scontro. La tradizione prevedeva forse la morte dell'aggredito?
quello non poteva permetterlo. Dopotutto Odra era sotto la protezione di re Drajal, e se il suo primo generale avesse sospettato un qualunque pericolo per la vita di Odra, sarebbe stato suo preciso dovere intervenire. Non fece in tempo a pensarlo che lei subì 2 attacchi contemporanei da 2 lati opposti. Si avvitò su se stessa per parare un affondo, ma così facendo l'altra lama si inserì dolorosamente fra le dita della mano che tamponavano la ferita. Il suo aggressore parve sorpreso di essere riuscito a colpirla, e quell'attimo di esitazione permise ad Odra di scansare la punta della lama facendola scivolare fuori dal suo corpo. Ora sanguinava copiosamente, ma mentre cercava di rimanere cosciente, non poteva fare altro che domandarsi come avessero fatto quei soldati di Nianza, fedeli a suo padre, a trovarla ed attaccarla proprio lì. Il luogo dell'incontro era noto solo a suo fratello ed a Kundar. Era lui che aveva fatto da tramite fra lei e suo fratello Rani per pianificare un incontro. Il sangue colava sulla sua coscia e la spada che continuava a mulinare cominciava a pesare come un masso. Torcendo il polso riuscì a deviare la traiettoria del suo slancio e così tranciò la gola di uno dei soldati. Ignorando la perdita di sangue, afferrò la spada dell'aggressore abbattuto e brandendo le 2 lame contemporaneamente le affondò nel ventre di altri 2 aggressori. Così facendo, però, dovette abbassare la guardia rimanendo totalmente esposta agli attacchi dei 2 rimanenti. Tuttavia, in maniera del tutto inattesa, i 2 uomini si accasciarono senza vita ai piedi del generale Anteus, che era piombato su di loro. Infilzando il corpo di uno dei 2, lo aveva anche spinto addosso all'altro, che così si era ritrovato a incontrare la lama di Odra. Il silenzio scese sulla radura. Intorno a Odra ed Anteus giacevano i corpi dei 5 assalitori. Gli occhi della ragazza scivolarono da uno all'altro, ancora increduli di fronte all'attacco ed alla sua salvezza. Ma non era ancora detto che ce l'avesse fatta. Infatti, alzò lo sguardo sul generale e lo vide scattare verso di lei appena prima di perdere i sensi. Ovviamente la storia di Odra prosegue e proseguirà nella prossima puntata. Ancora per un certo tempo proseguirà la storia di Odra, ma nel frattempo penso che pubblicherò anche qualche fiaba, perché le avventure di Boscopiano non si fermano mai. E quindi ancora una volta, like, condividete, iscrivetevi e ancora grazie di essere stati qui con me. Ciao da Book Magic!